Io ho sempre invidiato chi veniva a Venezia per la prima volta, lo scoprivo nelle persone che venivano e che io accoglievo e di cui vedevo l'espressione, gli occhi, la meraviglia. E io ho sempre invidiato perché io non ho avuto questo privilegio di vedere Venezia la prima Sì. volta, ci sono nato dentro, per cui... E questo tuo lavoro, secondo me, a un veneziano dà e regala un po' questa suggestione ed è quello che mi ha anche molto colpito. Sono rimasta senza fiato e difficilmente io resto senza fiato. E sono rimasta senza fiato perché c'è la magia di Venezia tutta, c'è un rispetto, un grande rispetto soprattutto, che io ho notato in questa cosa. E forse solo un veneziano poteva rispettarla così, forse solo un veneziano. Questo l'ho sentito. E poi è bello, e poi questa città che viene fuori tutta così com'è, che si dà. Ecco, ho trovato che Venezia proprio si dà in assoluto, come immagine, come sogno, come realtà, perché l'hai presa anche nei momenti più del quotidiano più vero, più semplice, però del deserto. Ecco, e questo deserto è intrigante, è assolutamente intrigante. Bravo. È pura essenza. Io non so come tu l'abbia catturata, Venezia forse si è lasciata catturare più volentieri, si dimostra una volta di più, non c'era bisogno della pandemia mondiale sicuramente, ecco, però che è una città che ha una sua propria vita, addirittura a prescindere dagli umani, non so come dire, che pure l'hanno creata e l'hanno voluta. Esatto. Però è una specie di entità autonoma. Noi diciamo sempre che è unica, ma è altro, è aliena, è diversa, ecco. E questo tuo lavoro, del quale ti ringrazio veramente infinitamente, mette in risalto questo aspetto che abbiamo pur sempre presente dentro di noi, ma senza che riusciamo mai a catturarlo, no? Questa poi è una città meravigliosa perché tu la circoscrivi con lo sguardo, è tutta lì davanti ai tuoi occhi, ma non la catturi mai, no? Non riesci mai, no? È talmente capace di mostrare milioni, no? di aspetti e qui chiaramente non è che tu sposi una tesi, no, e ce la offri, no, precotta. No, è venuto. Hai fatto delle scelte perché ci mostri delle cose che tu hai scelto di mostrare. 30 ore c'ho. Sì. Però devo dire, insomma, ecco, che emerge proprio in tutta la sua meravigliosa prepotenza, perché è prepotente, ma è meravigliosamente prepotente, non solo la bellezza, che è la prima cosa, ma la profondità, ecco, di questa città, che poche volte, specialmente negli ultimi decenni, si riesce a cogliere. Grazie. Grazie a te. Sentire i rumori della mia città, il battito dalle del cormorano, e onde che si infrange sue rive, e la corda che batte sul pennacchio di piazza San Marco, e il rumore della fontana, e onge del can sui masegni. Pazzesco, giuro Andrea, mi cacciappa il cuore, l'anima. Cioè, ho sentito Venezia dei veneziani, la nostra città, quella che abbiamo perso purtroppo in mezzo a tutti questi turisti che ne distrugge. Il cortometraggio che proprio, anche se non ci fosse la tua firma, sarebbe riconoscibilissimo come tua opera. Grazie. Ciò che emerge immediatamente è la capacità di questa città di emanare una propria luce, che non è la luce del sole, atmosferica, è proprio una luce degli edifici, dell'acqua, e tutto questo silenzio e la luce stessa è una dichiarazione della città, una richiesta di aiuto forte. 75 anni fa mi venivo dal canale di Petrolli, lì c'era la valle Tresson, Sì. c'erano due valli, Tresson di sotto e Tresson di sopra, e venivo da lì vogando per venire in pescheria,
scappavo il Rio del San Trovaso e andavo a Rialto, e quindi quella tranquillità, quella pace, questa visione mi ha portato a un livello super proprio da rivivere la pace, la tranquillità. La fragilità, la delicatezza di una città che Andrea ha voluto ritrovare e che ti dà la dimensione appunto del vuoto senza le persone e delle persone che noi vogliamo invece riempiono questa città. Andrea ci ha fatto vedere chi correva, chi vogava, chi passeggiava, i veneziani che hanno cercato in quel momento di essere di nuovo veneziani. Cioè è già la terza volta questa? È già questa è la terza, domani vengo per la quarta, e però diciamo che ogni volta mi accorgo di qualcosa che prima non avevo visto. Ho un sentimento un po' meglio. Il primo giorno avevo come un po' il cuore... Un po' un magone. Un magone. Adesso invece sono più sollevata, anzi domani sono sicura che quando vengo a vederlo di nuovo starò ancora meglio. C'è una terapia praticamente. Sì. Allora, la sensazione netta che mi ha dato questo video è quella di una città che non è altro che la summa di quello che l'intelletto umano ha saputo realizzare in 1000 anni. È una summa meravigliosa che ci fa vedere la complessità e quanta cultura ci sia dietro l'urbanistica, i palazzi, tutto quello che noi vediamo nel tuo video perfettamente esaltato dall'assenza dell'umanità che ci rende il prodotto davanti ai nostri occhi. È un enorme schiaffone in faccia per dire: sono qua, l'uomo ha saputo costruire in 1000 anni questo, ora per guidare questo c'è bisogno di intelletto, visione, cuore e capacità. Non è un oggetto da mettere a frutto, è lo scibile umano da valorizzare, e lo scibile umano da valorizzare va dato a chi ha la visione e le capacità di farlo. Non può essere dato in mano a chiunque, non è una questione di tirare i conti a fine giornata di aver fatto un prodotto, è una questione che va oltre, ci vuole una visione. È un po' strano questa cosa, no? Quasi come una coincidenza, una fatalità, il fatto che nel massimo momento di devastazione della nostra città arriva e irrompe il lockdown, il Covid, e ci riporta a vivere questo spirito, questa essenza della città. Forse sembra quasi un segnale catartico. Cioè, che dobbiamo cogliere. Ma grazie anche a succede questo... spesso nella storia, questi momenti succedono spesso, no? È come dopo che è successa una guerra, o come quando c'è stata la crisi petrolifera negli anni 70, che tutti improvvisamente non potevano più muovere la macchina, no? Sono quei momenti in cui la società che sta correndo, no, in un binario, spesso in un binario morto, sta andando a precipizio, improvvisamente viene bloccata da eventi esterni, non perché lei si renda conto che sta andando dalla parte sbagliata, ma perché eventi esterni la bloccano. E queste sono occasioni straordinarie da mettere a frutto e capire. Ripeto, il tuo video è uno schiaffo che dice: svegliatevi, questo è un prodotto del massimo intelletto umano, è un oggetto, una macchina, chiamatela come vuoi, una cosa straordinaria che ha bisogno di capacità per essere guidata, non può essere data in mano a chiunque. Fotografie meravigliose, colori magnifici, però per fare certe cose tipo questo che ho visto, un documentario è su Venezia. Un cortometraggio, chiamiamolo un cortometraggio. Bisogna avere una grande anima, se non si ha l'anima non si fanno certe cose. Io oggi ho avuto la sensazione che ho avuto nella Cappella Sistina, vedendo Venezia come me la ricordo io da bambina, perché io ho 82 anni, e vedendo Venezia, vedere questo cortometraggio di l'artista Morucchio, mi sono commossa veramente. Sicuramente è un'emozione ed ha anche un senso di fastidio, perché pensare quanto Venezia sia bella e quanto purtroppo la vediamo con un occhio diverso, un po' deturpata, un po' direi quasi violentata da questo turismo aggressivo e senza regole, ti fa riflettere. Certo non è che la soluzione sia il lockdown, però tra il lockdown e l'assedio forse c'è una via di mezzo che potrebbe essere quella. E un video del genere ti stimola a questi pensieri? Cioè... Assolutamente, ti fa pensare questo, ti fa pensare che dovremmo anche provare a trovare una soluzione, perché non basta subire, bisogna anche agire. Questo è un po' un appello ai veneziani, fare di più. Venezia così, capisci?
Cioè, credo che chiunque venga a visitare Venezia anche da anni e anni e anni, che non abbia mai visto una Venezia così, non può non commuoversi. Anche un non veneziano, anche uno straniero, non può non commuoversi. Stai commosso? Abbastanza. Sì. Emotiva. Emotivo e di E mi conseguenza... penso che ogni persona abbia delle emozioni, e se non ha delle emozioni, è ben che si faccia, che si coppa. Mi ha toccato proprio. Ti ha toccato. Forte. Cioè, cosa l'ha colpita particolarmente? Tutto. È stato emozionante per lei? Molto, veramente. Per Venezia. È veramente Venezia, lo spirito di Venezia. Lo spirito di Venezia. L'essenza di Venezia. Bravissimo. Quello che resta di Venezia, perché non ci sono più veneziani, restano le pietre finché resteranno. Io trovo interessante questa cosa, insomma, il fatto di poter entrare dentro e camminare in una situazione dove io non c'ero, ma mi hai reso partecipe e secondo me è una delle cose più belle che una persona possa ottenere in un progetto. Riuscire quindi a far condividere più verosimilmente possibile sì, perché l'attimo. È un istante tuo, ma che fai partecipi gli altri e quindi tu entri dentro nel tuo di cammino e secondo me è una cosa bellissima. E questo ti fa riflettere dove è riuscito ad arrivare l'uomo creando una bellezza come Venezia, in questo contesto naturale splendido, a dove però può arrivare anche a distruggere la stessa bellezza. Bellissimo. Guarda, io lavoro un lavoro bellissimo, emozionante, con queste luci, questi silenzi, questi rumori rubati a queste atmosfere così particolari che veramente ti restituiscono un'immagine di Venezia che pensi di sapere, invece non sai mai del tutto, è sempre nuova, è sempre... Anche perché comunque quello ne sapevamo, ma l'abbiamo dimenticata per quello che è successo negli ultimi 20-30 anni. Questa dimensione così particolare di silenzio, di acqua calma, di riflessi, è veramente poetica, insomma, non so se è un abuso di questo termine, ma si può dire poetico ancora nel 2020. Beh, se poesia significa anche suscitare emozione e questa emozione ti aiuta in qualche modo a prendere coscienza o consapevolezza di quello che perdiamo con una Venezia che altrimenti sottoposta a quello che sappiamo, questo dovrebbe avere una sua efficacia. E niente, quindi grazie, perché è veramente un lavoro che merita di essere conservato e tramandato ai posteri. No, la domanda cattiva era che cos'ha di diverso dagli altri. Questo è tutto diverso dagli altri. Innanzitutto si vede una formazione fotografica profonda, un'abilità fotografica, ma sia la scelta delle inquadrature che soprattutto la giusta posizione delle inquadrature, il montaggio. Ci sono salti logici che uno non si aspetta e che sono la vera emozione, no? del vedere Venezia così, per scarti successivi, no? Il filo conduttore è il vuoto, un altro filo conduttore è il silenzio, però rotto dall'abbaiare dei cani, da 3 parole, dalla musica verso la fine, ma non rotto, io direi arricchito, perché il silenzio domina, così come... Contrappunto, no? Sì, così come il vuoto. Poi ci sarebbe tutto un discorso sui colori da fare, no? Sia i colori del costruito che quelli dell'acqua, toni diversi, cose eccetera, che però si fondono, si riflettono, eccetera. Un lavoro nuovo, questo si capisce subito. Grazie. Un lavoro nuovo, diverso dagli altri, per cui la mia appunto domanda cattiva, che cos'ha di diverso dagli altri, ha già una risposta: tutto.